vedremo un poco di realizzare una pagina di carnet de voyage per provare la carta che ho in questo momento utilizzando una foto. Uso una mina morbida, perlomeno 2 o 3B, e siccome il foglio è piccolino lo farò senza riga, utilizzando per esempio, vedete, le dita rigide per fare la linea dell'orizzonte, e poi partendo da questo piccolo riferimento possiamo realizzare tutto il resto. L'importante è creare le linee importanti, farle subito. Sono in realtà poche linee perché noi semplifichiamo il disegno. Questa parte all'ombra è importante per dare maggiore contrasto a tutta la composizione, perché il contrasto è dato dalle parti luminose che convivono con quelle in ombra. È questo che agisce come elemento di interesse nella composizione. La lanterna pure è importante perché verrà scura. Questo è un poco inventato. Siccome voglio fare il cielo, comincio con il bagnare la carta perché voglio lavorare bagnato su bagnato. Mi accorgo in questo momento che, siccome questa carta è di cellulosa, non riesce ad assorbire molta quantità d'acqua. Questo è un difetto della cellulosa. È molto meglio il cotone, che assorbe molta più acqua a parità di spessore della carta. Inoltre questa qua non è carta 300 grammi, è una 185 grammi, quindi quasi la metà. Io sono abituato con la carta che ha uno spessore tale da poter assorbire un po' di più. Tutto questo va a discapito quindi della qualità del bagnato su bagnato. Adesso io prendo un pennello non troppo morbido, visto che non assorbe molta acqua, ho dovuto ridurre l'acqua, e quindi siccome il pennello morbido come questo di Vaio è una spugna, assorbe tantissima acqua, io non vorrei creare un lago qui. Allora devo utilizzare pennelli sintetici che assorbono meno acqua e più colore, e quindi con questi si può lavorare un po' più sull'asciutto. Questo ceruleo sarebbe monotono se fosse l'unico colore che c'è nel cielo, allora io voglio mettere dopo del viola. Le nuvole creano un viola al tramonto e non assorbe molta acqua questa carta qui, non l'assorbe affatto. Si vede addirittura la stampa della carta qui, non mi sembra ancora abbastanza asciutta. Allora o aspettate o asciugate con l'asciugacapelli. Io preferisco asciugare non con l'asciugacapelli ma con una ventola, che qui non faccio vedere perché è grande e mi serve per il grande formato. Perché è vento freddo, più graduale, ma basta aumentare la potenza del ventilatore e diventa vento più potente. L'asciugacapelli non lo utilizzo mai perché consuma tantissimo e riscalda la carta e diventa tutto molto artificiale. Poi vorrei mantenere sempre la tecnica molto naturale, quindi adesso mettiamo semplicemente un po' di viola. Qua non possiamo fare direttamente il mare arrivando fino a qui, altrimenti questo bagnato colorerebbe nel mare. Allora dobbiamo aspettare un po'. Nel frattempo facciamo qualcosa che si può fare, cioè qualcosa che non tocchi questa fase, questa parte bagnata. Allora in genere si lavora a parti diverse del foglio, quando non bisogna mescolare i colori. Quando si asciuga una parte gli si può dipingere sopra. Allora verrebbe la voglia di fare questo tetto. Si può prendere del terra bruciata di Siena, si ci mette un poco di poltremare, viene un'ombra molto forte e posso cominciare a fare il colore di base dell'ombra del muro. Quando un muro bianco sta all'ombra diventa blu. Qua dovete pensare che non è completo, qua ci andrà un tocco finale di colore che renderà tutto molto più profondo, come aggiungendo gli scuri.
Quindi dovete pensare che adesso io non sto aggiungendo, questi non sono i veri scuri della parte del primo piano dell'acquarello, questi è ancora prima di fare di stendere di fare la stesura degli scuri. Quindi questa è la stesura preliminare dove ho cominciato ad aggiungere del colore. Qua poi ci va al mare, però lo facciamo prima asciugare. Qui sta facendo un cavolfiore perché ho fatto questo tetto molto bagnato. Vedete, la carta di cellulosa non riesce assolutamente a gestire la carta, non l'assorbe mai, perché io abituato con il cotone mi aspettavo che fare questo macchia di acqua non avrebbe prodotto il cavolfiore, invece sì, perché questa è carta di cellulosa. Se si vuole interrompere, per così dire, la formazione del cavolfiore, si potrebbe asciugare questa macchia. Vedete, io mettendo il pennello asciutto si impregna di acqua e toglie l'acqua, basta farlo 5-6 volte, però va bene così, anche perché non sta proprio male questa macchia, questo cavolfiore, io lo lascio così. Nella carta di cotone si può addirittura togliere questi cavolfiori agendo repentinamente, quindi interrompiamo e riprendiamo quando è il momento di aggiungere lo scuro. Ok, adesso facciamo gli scuri, che sono più divertenti. Solo così forse si scurisce. Accidenti, proprio zero. Non vuole saperne di accettare il colore scuro questa carta. Non ne vuole proprio sapere. Adesso utilizziamo dell'acqua. L'acqua qui amalgama tutto, però si porta via un po' di scuro. Io voglio avere uno scuro che va praticamente al nero. L'unica cosa è utilizzare il colore puro. State attenti col colore puro, se lo utilizzate deve essere della stessa identica tonalità del colore che avete utilizzato con l'acqua, altrimenti è brutto. E ancora una volta questa carta mi prende in giro, cioè non accetta l'acqua. Così, come ho fatto l'orizzonte troppo alto, l'unica cosa è passarci il pennello pulito per assorbire un poco di acqua. Bisogna aspettare adesso che sia quasi asciutta per fare delle strisce. Adesso vorrei divertirmi a impazzire, cioè tra virgolette, cioè vorrei divertirmi a fare qualcosa che è al tempo stesso rischioso e divertente, cioè sperimentare. E adesso sto sperimentando. Quando un acquerellista sperimenta non fa altro che cercare un modo nuovo di scurire, giocando con una sorta di impressionismo improvvisato in cui vorrebbe togliere di mezzo i dettagli creando qualche cosa di gradevole e non sa qual è il risultato finale, lo guarda strada facendo e quindi rischia di perdere tutto, ed è questo è bello. Però questo non si può fare sempre. Una volta che uno poi trova una combinazione di colori, acqua, umido della carta eccetera che funziona, in genere poi lo utilizza varie volte perché appunto è un mix che funziona e vorrebbe utilizzarlo. Siccome questa carta per me è sconosciuta, allora io appunto sono nella fase di sperimentazione. Io mi trovo molto in difficoltà adesso, quindi non sto dipingendo come vorrei, sto improvvisando una soluzione, non so come dire. Molto sporco qui, troppo, ma mi sa che questo viene fuori così, veramente imbarazzante. Comunque non mi piace tanto come è andata a finire la battaglia qui, però continuo ad amare l'acquerello anche se questa carta mi ha sconfitto. Va bene, adesso la magia dovrebbe avvenire quando si asciuga e quando si toglie la cornice, anche se sembra che fa schifo, però potrebbe migliorare un pochettino. Aspettiamo che si asciuga completamente.